Un saluto a tutti e benvenuti. Oggi parliamo di Gemini CLI, uno strumento che, guardate, ha l'ambizione di trasformare il nostro terminale da un semplice esecutore di comandi a un vero e proprio partner di sviluppo, potenziato dall'intelligenza artificiale. Pensateci un attimo. Per decenni la riga di comando è stata un posto, diciamo, un po' solitario. Un dialogo continuo solo tra lo sviluppatore e la macchina. Questa frase che vedete riassume perfettamente una svolta epocale. L'era della solitudine nel terminale è finita. L'intelligenza artificiale sta arrivando per trasformare questo spazio in un ambiente davvero collaborativo. Ok, ecco la nostra mappa per oggi. Partiremo dalle basi. Cos'è Gemini CLI e cosa sa fare di fabbrica? Poi vedremo come possiamo personalizzarlo, come si confronta con la concorrenza e, punto cruciale, come si integra negli ecosistemi di sviluppo che usiamo ogni giorno. Bene, entriamo nel vivo. Il punto fondamentale da capire è che Gemini CLI non è solo un nuovo tool da aggiungere alla lista. No, qui si parla di un vero e proprio cambio di prospettiva. L'idea è che il terminale smetta di essere un semplice esecutore di ordini e diventi un collaboratore. Ma quindi, in parole povere, di cosa stiamo parlando? Semplice. È un agente di intelligenza artificiale open source che porta tutta la potenza dei modelli Gemini dritta nel nostro terminale. E questo cosa significa? Significa che non è un servo che esegue comandi, ma un assistente attivo. Ci aiuta a scrivere codice, a risolvere bug, ad automatizzare task anche noiosi e complessi. E perché sta attirando così tanta attenzione? I motivi sono piuttosto solidi. Punto primo, il piano gratuito è davvero generoso, si parla di 1000 richieste al giorno. Punto 2, ci dà accesso a Gemini 1.5 Pro, con la sua famosissima finestra di contesto da 1 milione di token. E questo è enorme perché vuol dire che può leggere e capire intere codebase, cogliendo connessioni tra i file che per altri strumenti sono impossibili. Terzo, è fatto su misura per chi vive nel terminale. E per finire è open source con licenza Apache 2.0. Massima trasparenza e la possibilità per chiunque di contribuire. Ok, abbiamo capito i vantaggi. Ma appena lo installiamo, cosa ci troviamo tra le mani? Quali sono le sue capacità native, quelle pronte all'uso? Una delle cose più impressionanti è che può toccare il nostro computer, può interagire direttamente con il file system locale. Quindi può leggere file, scriverne di nuovi, fare ricerche, modificare codice e directory, insomma mette le mani direttamente sul nostro progetto. Non solo, può anche eseguire comandi di shell. E qui qualcuno potrebbe preoccuparsi per la sicurezza, ma è stato pensato anche a questo. C'è il supporto al sandboxing, il che significa che i comandi possono essere eseguiti in un ambiente controllato, isolato, per evitare di fare danni accidentali o imprevisti al sistema, un dettaglio non da poco. E poi c'è un'altra chicca. Gemini CLI non è cieco, ha accesso al web. Grazie all'integrazione con Google Search, le sue risposte non sono bloccate a una certa data, ma si basano su informazioni fresche, in tempo reale. Questo risolve di colpo il classico problema dei modelli AI che hanno una conoscenza datata. Con lui abbiamo accesso sempre alle documentazioni più recenti e alle ultime best practice. Fin qui tutto bello, ma uno strumento diventa davvero potente quando possiamo adattarlo a noi, al nostro modo di lavorare. E Gemini CLI è stato pensato proprio per questo. Vediamo come. Il cuore di tutta questa flessibilità ha un nome, Model Context Protocol, o MCP. Per capirci possiamo pensarlo come una specie di adattatore universale, una spina standard che permette a Gemini CLI di collegarsi e parlare con praticamente qualsiasi altro servizio. Un database, le API di GitHub, un server interno, qualsiasi cosa. Questo in pratica lo rende espandibile all'infinito. Nella pratica, come si fa a potenziarlo? Abbiamo diverse strade. Possiamo creare dei comandi personalizzati tipo /test o /refactor per lanciare al volo prompt complessi. Possiamo usare dei file di contesto, i gemini.md, per dare all'AI delle istruzioni fisse su un progetto che si ricorderà sempre. E per chi vuole spingersi oltre, si possono creare dei veri e propri server MCP per integrare tool esterni o addirittura creare estensioni da condividere con altri. Ok, il quadro è promettente, ma il mercato è affollato. Come si colloca Gemini CLI rispetto alla concorrenza? Facciamo un rapido confronto. Questa tabella riassume bene i punti chiave. La prima cosa che salta all'occhio è la finestra di contesto. Oltre 1 milione di token per Gemini CLI contro, molto meno per gli altri. E quando si lavora su codebase grandi, questa è una differenza abissale.
Poi il prezzo. Avere un free tier così ampio apre le porte a tutti, senza dover subito mettere mano al portafoglio come per altri servizi. E infine l'estensibilità. Grazie al protocollo MCP, come abbiamo visto, è altissima e molto più aperta. Ma al di là dei numeri, è la filosofia che cambia. Mi piace molto questa analogia. Gemini CLI è quasi un secondo cervello. È ideale per il brainstorming, per la ricerca, per ragionare su problemi complessi con tanto contesto. È un partner creativo. Al contrario, uno strumento come Codex CLI è più un impiegato modello, super efficiente, perfetto per compiti chiari e definiti, per automatizzare uno script di DevOps, per esempio. Due approcci diversi, per esigenze diverse. Ultimo punto, ma non meno importante, l'integrazione, perché un assistente AI, per quanto bravo, è utile solo se si sposa bene con il nostro flusso di lavoro e con le piattaforme che usiamo. Vediamo come se la cava Gemini CLI su questo fronte. E qui l'integrazione con GitHub Actions è forse l'esempio più calzante. Pensateci, può gestire in automatico il triage delle issue, analizzandole, mettendo le etichette giuste, dando una priorità, un risparmio di tempo enorme. Può dare una prima occhiata alle pull request, fornendo un feedback immediato su qualità e stile, accelerando le code review. E diventa quasi un membro del team virtuale, basta una menzione in un commento @GeminiCLI per delegargli un'attività, scrivere test, aggiornare la documentazione, fantastico. Tirando le somme, quali sono i punti chiave da portarsi a casa? Primo, l'accessibilità. Il piano gratuito è una porta d'ingresso per chiunque. Secondo, il contesto enorme. Quel 1 milione di token è un asso nella manica per i progetti di oggi. Terzo, l'estensibilità. La sua natura open source e il protocollo MCP lo rendono un coltellino svizzero da personalizzare. E quarto, l'integrazione. Con le GitHub Actions diventa un vero compagno di squadra. In conclusione, Gemini CLI è molto più di una semplice utility. È un tentativo di riscrivere le regole del nostro rapporto con il terminale, uno degli strumenti più iconici del nostro mestiere. L'obiettivo è trasformarlo da un'interfaccia statica a un ambiente vivo, dinamico, dove si collabora con un'intelligenza artificiale proattiva. Grazie mille per l'attenzione.